Ciao ragazzi, questo nuovo video, come ho già anticipato sul gruppo di Will Riker, un gruppo di noi appassionati di questo magnifico esemplare di figura, Iron Man, vi faccio vedere due modifiche, cioè una più un'altra che adesso vi faccio vedere, molto semplici, veramente molto semplici da fare, ragazzi, e che sicuramente non potranno che evitare una possibile rottura, adesso vi farò vedere di che cosa, di una parte interna del modello. Soltanto una piccola parentesi, non dite vabbè, ma allora perché è possibile che qualcuno lo pensi ed è anche legittimo, no? Però dico, non lo dite, nel senso che dire il modello come mai ha tutti questi difetti, non sono difetti molto gravi se poi c'è una soluzione. La gravità secondo me sta nel fatto di non poterla risolvere se non chissà che facendo che lavoro. Questo è molto semplice, ragazzi. Comunque dai, bando alle chiacchiere che sono solo mie, come sempre. Allora, prima cosa che vi consiglio, guardate qua. Quando andrete a lavorare, inclinate di uno scatto, aspettate che prendo l'inquadratura, inclinate di uno scatto, ok? La parte alta della coscia, non la parte bassa della tibia, ma la parte alta, così che queste due parti non si tocchino, sia quando monterete questo pezzo o l'altro, ragazzi, perché poi durante l'accoppiamento, l'assemblaggio, quando le mettete in coppia tutte e due, questo e questo, per capirci, ok? Inevitabilmente batterebbero contro il metallo e si rovinerebbe la doratura qua. Una volta che è in posizione, questo non può più succedere e andrete a chiuderla. Ok, questo è un piccolo consiglio che vi do. Allora, guardate bene qui. Qui abbiamo una vite di tenuta sul pezzo numero 38. Sto guardando il cellulare, ragazzi. Vabbè, sembra che si veda un po', no? Comunque, l'importante è sempre il succo. Allora, questa è la vite che tiene il fulcro, quello che è mobile, e questa invece è un pernetto molto esile di plastica. Ve ne accorgerete prima di mettere questi due pezzi o qualsiasi pezzo deciderete di mettere voi, va bene tutto, ragazzi, se raggiungete lo scopo, io lo dico sempre, io do un po' di indicazioni per tutti quelli che magari masticano di meno, quelle che possono essere le modifiche da poter fare a un modellino. Comunque, questo è un normalissimo tappo di gomma, ok? Vi consiglio la gomma perché a differenza del sughero non si seccherà mai e quindi rimarrà, una volta messa in posizione, rimarrà sempre con la spinta verso questa levetta. Allora, vi faccio vedere, adesso le vado a togliere, anzi prima ve le faccio vedere così poi non vi faccio il filmato più lungo per farvi vedere che le rimetto. Ne ho messa una qua in mezzo che contrasta questo movimento. Quando io vado a fare così questa leva tenderebbe a battere in qua che c'è lo spazio, invece oltre adesso al perno c'è anche questo inserto che ho messo. Questa ovviamente lavora al contrario, quando io chiudo questa leva batte oltre, è tenuta ferma dal perno che però è molto 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 delicato, ragazzi, ve ne accorgerete, provate ovviamente a farlo quando non avete ancora fatto il pezzo se ritenete opportuno di farlo e vedrete che questa, anche una volta avvitata, vedrete che qua fa del movimento, soprattutto per quelli che non hanno, laddove ci andava la modifica, modificato perché hanno ritenuto opportuno non farlo, però il modello è vostro e vedete voi. Se no lo potete trovare, la modifica la potete trovare in 2 o 3 filmati diversi, dove spiego meglio in ognuno come farla. Allora, andiamo a levare questo. Ah, vi faccio vedere anche un'altra cosa. Io, non so se a voi anche è successo, quando sono andato a provare ad accoppiare questo, guardate, solo una parentesi, apro e chiudo, questo, ok, aspetta, ragazzi, io sto guardando, ecco qua, vedete adesso combacia bene, non lo chiudo, ma combacia bene, mentre invece prima di mettere questo pezzettino, che è sempre, poi lo misuro, ve lo dico, che è sempre un pezzo ottenuto dal tappo da questo tappo qui, dov'è la quadratura? Questo, vi faccio vedere tutto, ragazzi, adesso. L'ho messo qui per allargare, vedete, adesso lo tolgo, lo rimetterò dopo, ecco qua, perché se no
Aspettate ragazzi, ok, devo cambiare il treppiede, va bene. Non lo farò adesso, lo farò più avanti. Vedete, guardate la linea, così le vedete, tra la doratura e lo rosso. Guardate cosa succede. Quando metto il tappo, questo si avvicina, vedete? Non deve avvicinarsi proprio, però deve avvicinarsi quanto basta perché poi collimi con questa parte qua. Ce l'avrei potuta fare lo stesso a inserirlo perché l'ho inserito anche senza, però faccio più fatica perché questo qua è schiacciato all'interno, quindi questo pezzo lo vado a mettere qui, lo colloco qui, vedete, e spingo, così la plastica si allarga. Comunque, questo lo mettiamo dopo, lo metterò dopo. Questo ve l'ho fatto vedere. Tra l'altro, l'ho già detto negli altri filmati, queste viti, ragazzi, non stringetele tutte, dov'è? Porca miseria. Queste. Non le stringete sia da una parte che dall'altra, lasciatelo morbido questo, lasciatelo morbido, provate perché vi dico che una volta che andate a assemblarlo, quando andrà a scontrarsi questa parte qui con l'altra, è lui stesso che ve lo tiene, stabile, che non si muoverà più. Se invece lo stringete forte, è capace che non combacia bene. Comunque voi fate le prove, sappiate che potete usare questo metodo qua per lavorare meglio. Allora, andiamo a levare velocemente questo. Ok. Aspettate ragazzi, perché qua il lavoro è fatto bene, Non è che... Aspettate, Eccolo qua. Sto levando. Voilà. Leviamo anche quest'altro. Ecco qua. Perfetto. Adesso, io non so se a voi sarà più chiaro come lo è qua a me, sarà chiaro come lo è a me, però quando vi arriverà il pezzo ve ne accorgerete. Quando fate questo lavoro, questa leva qui si muove, non dovrebbe muoversi ovviamente, perché c'è il perno, deve muoversi qui, chiaramente, no? Per poter consentire il movimento, ma non qui. Questo è un punto che dovrebbe essere fermo completamente, questo. Ma non è così. Provate e vedrete quanto si sposta questo perno. Molto sottile. Allora, prendete un tappo, ok? Questo, io ho preso questo, lo tagliate, vi do 2 misure ragazzi, poi mi piace darvi tutte le misure. Allora, vediamo un po'. Questo è a 0, ok, perfetto. Beh, i tappi generalmente dovrebbero avere tutta la stessa circonferenza, visto i colli delle bottiglie, ma io comunque non mi costa nulla e ve lo misuro lo stesso. 18,86 misura il mio, forse 19, va bene lo stesso ragazzi, perché tanto poi andrete anche a lavorarlo qui, è qui che sarà la misura importante. 18,86, altezza l'ho fatto perché chiaramente dovete lasciare un'altezza giusta che poi possa accoppiarsi e non vada a interferire con queste altezze qui. Comunque è già calcolata, non c'è nessun problema, questa è l'altezza giusta. Qui abbiamo 16,05, per capirci 1,6 cm, è 1,6 cm ragazzi. Piuttosto un po' di meno, ma non fatelo più alto assolutamente, piuttosto 15, 14, 1,4 cm, non più alto perché sennò poi vi tocca qua, guardate, supera questa altezza e poi tribulate. Poi semplicemente dovete andarlo a bucare non al centro, questo è il tubo e il buco che c'era quando l'ho tirato dalla bottiglia, non al centro ma sul fianco, qualsiasi chiaramente circolare ragazzi, prima di tagliarlo potete bucare qua dove volete, fate passare dentro un cacciavite o quello che volete e poi ne fate passare uno più grande. Io ne ho usato uno da, io vi dico tutto ragazzi, poi ne ho usato uno da mezzo centimetro, ok? Fate entrare dentro, prima da una parte, tirate fuori, poi dall'altra, ok? Finché esce dall'altra parte. Una volta uscito dall'altra parte, con il cutter andate a appoggiarlo qua e fate girare tutto così taglia quello che è uscito fuori. Sfilate, ok? E abbiamo il pezzo. A questo punto
ve lo giro adesso dall'altra parte così vi faccio vedere. Allora, io ho tagliato via, aspettate che prendo, se la trovo, eccola, no, la parte che l'avevo messa da parte proprio per evitare quello, eccola qua, quello che sto facendo adesso. Allora, scusate l'inquadratura ragazzi, ci arrivo. Questa è la parte che ho tagliato. Come l'ho ottenuta? Ho messo questo sopra, quindi l'ho inserito nel foro che ho creato con il cacciavite come vi ho fatto vedere adesso, l'ho mandato giù in battuta, ok? Ovviamente qui prima era pieno, così, ok? Guardate da sopra la parte e fate un disegno come ho fatto io qua, vedete che l'avevo fatto con la penna sopra, fate un disegno della leva. Aspettate che faccio, vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Vabbè ragazzi, lo vedete comunque, fate un disegno della leva, tac, e poi fate un taglio con il cutter semplicemente. Prima da una parte, attenzione alle dita ovviamente, e poi dall'altra, ok? E sfilate lo spicchio. Mi raccomando, piuttosto lo fate più largo, cioè perché se lo fate giusto, è ovvio che poi la spinta di contrasto non ci può essere, no? Cioè mi spiego, se... Madonna ragazzi, che schifo di video. Allora, se quando vado a mettere questo ho il gioco tra la leva e questo spazio che ho fatto non ho risolto niente, lo andrò a rifare, non ci vuole niente ragazzi, avete 2 o 3 tappi e siete a posto. Quindi deve essere più largo e come ve ne accorgete? Quando andate a inserirlo, guardate, ok? Quando andate a inserirlo, lui deve andare, io non so ragazzi, io non riesco a vederlo nel video, figuriamoci voi. Comunque deve andare ad accavallarsi alla leva, non deve essere giusto, ok? Adesso scusate se metto le mani davanti perché devo spingerlo, Comunque, lo spingo, eccolo qua, e lui è entrato. Lo fate andare fino in fondo in battuta, guardate, spettacolo. Semplicissimo ragazzi. Una volta fatto questo, ho tagliato, sempre dal tappo, sempre dal tappo di gomma, un pezzo così, ok? Guardate, io faccio le misure per quelli che veramente vanno nel panico, se no io faccio le misure ragazzi, poi non è qua, neanche, non al centesimo, ma neanche al decimo, state proprio tranquilli. Allora, questo qua io l'ho fatto lungo 18, 1,8, 1,8 cm, ma 2 va bene lo stesso, 2,2 va bene lo stesso, ok? Però io vi do le misure mie. Poi l'ho fatto nella parte più larga, perché essendo circolare potete anche ricavarlo dal centro, così lo fate dritto sia a destra che a sinistra, invece di avere un semicerchio di qua. Però io per facilitare l'entrata l'ho fatto così. E questo pezzo è 2 mm, anche 3, ma 3 sono già troppi ragazzi in questo caso. 2,7 io terrei questa misura qui. 2,5, 2,7, perché poi non ha la spinta giusta, dove adesso andremo a inserirlo e vi farò vedere, o diversamente non riuscite a farlo entrare, perché sennò poi se spingete troppo, cosa succede? Piegate questi perni e non devono, questi perni devono comunque combaciare con poi questi altri qua sotto, chiedo scusa, ok? Quindi, ok, passiamo qua. Quindi abbiamo contrastato la spinta che avrebbe avuto in chiusura, cioè adesso la apro, in chiusura, cioè così, in chiusura, e non si muove già più ragazzi, ve lo garantisco, è fantastico. E poi andiamo a metterci questa, ok? Io metto la parte, diciamo a mezzaluna, la metto contro la leva di metallo, la faccio entrare, aspettate che vi faccio vedere, ok? La piego e la spingo dentro, ragazzi, tutto qua, adesso spingo. Sì, lo so, l'inquadratura non è molto, ma avete capito, non è che c'è molto da inquadrare, cioè deve entrare tra il perno e la leva, quindi vi aiutate e la mandate giù. Destra e sinistra ragazzi, destra e sinistra perché va, adesso vi faccio vedere che è già entrata. Ecco qua, guardate,
Vedete? Per metà è entrata. Tutto qua, ragazzi, è di una semplicità estrema. Provate poi adesso a muovere, non ci saranno problemi di sorta, ragazzi. Ci ho messo, io che sono incapace a fare i filmati, ci ho messo 15 minuti, 16 minuti. Se lo fate voi, ci mettete 2 minuti, ok ragazzi? Mi raccomando, chiudete il ginocchio affinché queste due parti non si tocchino, mi raccomando, perché poi ve le rovinate, ok ragazzi? Che altro dirvi? Basta, ricordatevi di tenere molli queste, di non stringere troppo, perché oppure se volete stringere stringetele, però poi una volta che la accoppiate così, se vedete che avete problemi a far combaciare la doratura, il filo della doratura, aspettate, allora così, con l'incastro, adesso non lo chiudo, con l'incastro, e beh è perché questa parte non ha gioco. Invece un po' di gioco dovete lasciarlo, ragazzi, non è fatto a controllo numerico dove tac, attaccate. Questa è plastica che nella fusione si può deformare un po'. Ecco perché vi dico, allentatele un po' queste due parti e poi fate una prova. Vedrete che una volta che le avrete accoppiate insieme, queste due non balleranno più. Provate, ragazzi, ok? Che altro dirvi? Basta. Ah, volevo farvi vedere, ma forse ve l'ho già fatto vedere. Non c'entra niente con la modifica di adesso, ma vedete questo sportellino con la modifica che ho fatto, questo deve stare così perché non è il reattore che deve stare aperto, questo deve fare questo lavoro qua, guardate, si deve aprire e una volta che tira giù il piede si deve chiudere da solo. Cosa è successo al video? Ho visto un blocco, boh, lo rifaccio, si deve aprire e si deve chiudere, ok? Basta ragazzi, ciao!